Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, tra l'altro il primo con la nuova t-shirt del canale. Per chi fosse interessato la trovate nella sezione negozio con due frasi differenti e in molteplici colorazioni. Bando alle ciance, andiamo subito al dunque, andiamo a parlare del calciomercato in casa Inter. Come ormai facciamo quasi ogni giorno, andiamo a riepilogare e commentare le ultime novità del mercato nerazzurro. Naturalmente, prima di iniziare il contenuto di oggi, vi ricordo un bel like se vi piace il video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto. Partiamo col dire che in questo momento ogni operazione in entrata sembra subordinata alle uscite. Quindi partiamo innanzitutto dal reparto offensivo. I nomi nuovi in entrata sono subordinati alla partenza di Mehdi Taremi. Taremi che l'Inter non intende svendere, anzi fa una valutazione anche abbastanza alta di circa 10 milioni, dopodiché naturalmente si andrà a cercare il sostituto. Come detto ieri, la mia sensazione è che l'Inter possa accettare anche qualcosina in meno, anche perché Taremi comunque non si è mai integrato nel gruppo Inter. Dopodiché, ecco che l'Inter potrebbe andare a sostituire l'iraniano, o meglio, nel caso sicuramente andrà a sostituire l'iraniano con un calciatore diverso, un calciatore che può permettere a Chivu di applicare anche il sistema 3-4-2-1 o 3-4-1-2 eventualmente. E in questo momento si sono fatti due nomi, uno è quello di Marco Asensio, l'altro è quello di Nkunku, calciatore del Chelsea. Per entrambi i nomi ci sono comunque delle difficoltà. Partiamo da Asensio, è il nome lanciato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport. Il calciatore è in uscita dal Paris Saint-Germain, la valutazione non è alta, circa 10-12 milioni, un solo anno di contratto. Il problema riguarda però l'ingaggio, perché Asensio percepisce 8 milioni netti all'anno, eventualmente dovrebbe spalmare il suo ingaggio. Nell'ultimo anno non ha fatto male comunque tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, perché poi è andato in prestito in Premier League. Ha comunque totalizzato 37 presenze con 10 gol e 5 assist appunto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. È un calciatore che potrebbe sì fare al caso dell'Inter, non è però semplicissimo da andare a prendere per un problema principalmente di natura economica. Problema che riguarda anche Nkunku, perché c'è stato un contatto addirittura precedente alla finale di Champions tra Inter e Chelsea. Maresca non punta particolarmente su Nkunku, lo ha utilizzato principalmente in Conference League, però comunque il Chelsea, se deve lasciar partire il calciatore, vuole una cessione a titolo definitivo e fa una valutazione altissima, 45-50 milioni. Quindi diciamo da un lato ci si va a scontrare con l'ingaggio di Asensio, dall'altro con la valutazione che fa il Chelsea di Nkunku, oltre al fatto che comunque il calciatore dei Blues percepisce un ingaggio netto di 6,6 milioni di euro all'anno, quindi anche qui parliamo di un ingaggio importante per un calciatore che arriverebbe comunque per fare da riserva. Tra i due, dal punto di vista tecnico, quale potrebbe essere più utile all'Inter? Diciamo che la posizione che occupano i due è simile, quindi sulla tre quarti Asensio nasce più esterno d'attacco, forse Nkunku più un centrocampista offensivo, un trequartista. Entrambi sono molto duttili, cambia però molto il modo di giocare. Diciamo che dal mio punto di vista Asensio potremmo un po' definirlo come eleganza e raffinatezza, Nkunku un po' più rapidità, potenza, quindi esplosività. Asensio è più un calciatore per giocare, ecco, per fare tanto possesso palla, forse un calciatore che si butta meno negli spazi, inserimenti in cui forse è più bravo Nkunku anche quando si tratta di attaccare la profondità. Quindi diciamo che per quello che ha fatto vedere finora l'Inter di Chivu, ovviamente le partite erano poche, però insomma per sommi capi quello che abbiamo capito dall'idea di gioco di Chivu, forse si adatterebbe meglio Nkunku piuttosto che Asensio, perché quando si va in verticale, quando si cerca ecco, di arrivare rapidamente nella zona offensiva, ecco che Nkunku potrebbe essere un calciatore più adatto a quel modo di giocare. Naturalmente senza disdegnare le qualità di Asensio, più bravo nel dribbling,
bravo anche nella gestione del pallone e soprattutto bravissimo nei calci piazzati, che è un qualcosa da non sottovalutare mai. Sensazione però che per entrambi comunque non sia semplicissimo, ecco, portarli a Milano. Nkunku è decisamente molto più complicato, Asensio forse si potrebbe trovare una strada un tantino più agevole, ma bisogna comunque poi lavorare col calciatore, col suo entourage per quanto riguarda l'ingaggio da spalmare, il tutto ovviamente, come detto, subordinato alla partenza di Taremi. Spostandoci invece al reparto centrale del campo, al centrocampo, sappiamo che le alternative a Çalhanoğlu sono ormai le solite. Ederson, quella un po' più costosa, Rios un po' più economica. Occhio però perché non è assolutamente scontata la partenza di Hakan Çalhanoğlu. L'Inter ha stabilito una deadline, quindi il 26 luglio, quando inizierà il ritiro. Ecco, la dirigenza nerazzurra per quella data vuole che almeno gran parte del mercato sia stato fatto e quindi l'eventuale partenza del turco dovrà avvenire entro sabato 26 luglio, anche perché l'Inter sarà l'ultima squadra che riprenderà i lavori per quanto riguarda la Serie A, complice ovviamente anche il mondiale per club, e vuole che si inizi comunque a lavorare per la nuova stagione col gruppo al completo o quasi. Non è scontata la partenza di Çalhanoğlu perché il Galatasaray è intenzionato a pagare la clausola di Victor Osimhen, quindi già avrà fatto un esborso importante da capire se avrà disponibilità e volontà di farne un altro. La sensazione è che difficilmente il Galatasaray possa accontentare l'Inter, che valuta il calciatore 30 milioni, potrebbe scendere a 25. Io, come ho detto più volte, mi aspetto una proposta del Galatasaray che non vada oltre i 15-18 milioni di parte fissa più eventuali bonus. Naturalmente poi c'è da capire anche la volontà non solo del calciatore, ma anche della dirigenza e soprattutto la situazione che si è andata a creare all'interno del gruppo squadra Inter, perché spaccatura c'è stata tra Çalhanoğlu e l'Inter, soprattutto dopo le parole di Marotta. Ecco, se quell'intervista per me è stato un mezzo autogol, adesso toccherà probabilmente proprio a Marotta o comunque ai dirigenti dell'Inter andare a risanare questa spaccatura e quindi far rientrare un po' tutto il caso. Non è assolutamente da escludere, anche perché poi, nel caso in cui non dovesse arrivare l'offerta del Galatasaray, diciamo che un po' tutti hanno da guadagnarci, sia Çalhanoğlu che l'Inter, quindi insomma non do per scontato questa partenza del turco. Passando invece a Dumfries, clausola che non scade il 15 luglio, complice il mondiale per club quest'anno, quindi la clausola sarà prorogata fino a fine luglio. Ricordiamo, clausola di 25 milioni, valida per l'estero. Il procuratore di Dumfries sembra che stia un po' lavorando per attirare delle offerte, naturalmente è anche il loro lavoro, però il Barcellona ha delle difficoltà economiche, il City non ha affondato il colpo, insomma al momento non sembra imminente la cessione di Denzel Dumfries, poi sappiamo il tutto può cambiare in pochissimo tempo, soprattutto in virtù della clausola rescissoria. Passando invece al capitolo delle cessioni un tantino più immediate, Valentin Carboni è ad un passo dal Genoa, sarà però prestito secco, quindi nessun diritto di riscatto e in più l'Inter pagherà un bonus ai rossoblù a seconda delle presenze che Valentin Carboni farà con la maglia del Grifone. Bonus che possono arrivare fino ad 1 milione di euro. Ecco, questa secondo me la ritengo una buona operazione perché non si perde il controllo sul calciatore, si valorizza anche nel caso in cui il Genoa dovesse dare presenze a Carboni, quindi naturalmente il Genoa sarà un po', ecco, tra virgolette, spinto a far giocare Carboni, giusto così poi il prossimo anno magari potrebbe tornare o un calciatore più pronto per vestire la maglia dell'Inter o eventualmente poi se ci si dovesse rendere conto che non è da Inter anche con un anno di Serie A in prestito e allora o meglio un altro anno di Serie A in prestito e allora poi si può pensare alla cessione. Tra le cessioni c'è anche quella di Aleksandar Stankovic, calciatore che è cercato dal Bruges, costo di circa 10 milioni, l'affare però si chiuderà soltanto se verrà concesso all'Inter il diritto di recompra, quindi l'Inter non intende perdere il centrocampista,
vuole mantenere il controllo verso un giocatore che nell'ultimo anno ha comunque realizzato 3 gol e 2 assist in 40 presenze, se non vado errato, in prestito al Lucerna. Vedremo cosa succederà, naturalmente bisogna attendere comunque prima delle uscite. L'Inter ha speso già circa 70 milioni per gli acquisti di Sucic, Luis Enrique, Bonni e il riscatto di Zaleschi. Adesso probabilmente si attende prima qualche uscita, non è escluso che l'uscita possa essere anche quella di Bissek, e lì in quel caso poi probabilmente in entrata ci sarà un nome in difesa, Bissek che ha una clausola rescissoria di 120 milioni, ma l'Inter naturalmente accetterebbe un'offerta molto più bassa, come detto ieri, almeno intorno ai 35 milioni. Fatemi sapere la vostra anche sugli ultimi nomi accostati all'Inter, principalmente quelli di Asensio e Nkunku. Cosa ne pensate poi in generale? Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.